Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Continuiamo con il filone autunno-inverno, anche perché il freddo si comincia a far sentire. Ho pensato di fare il salmì, il classico salmì nordico, che però si usa anche un po' in tutta Italia, però è tipico del nord, Valtellina, comunque Lombardia, Veneto. Di solito si fa selvaggina, si utilizza questo tipo di cottura con la selvaggina o la cacciagione, perché hanno dei gusti forti, molto intensi, e sono prevalentemente carni rosse. Io oggi preparo il piccione, l'accompagnerò con la mitica polenta. Allora, io qui ho messo a marinare 24 ore prima, cioè ieri mattina, ho messo a marinare il mio piccione, che non ho fatto altro che tagliare a bocconcini, ovviamente, e metterlo a bagno con una serie di ingredienti che sono tipici del salmì. Quindi poi vi darò nell'info box tutte le dosi che ho usato io. Parlo di, ovviamente, alla carne, le carote, il sedano, la cipolla, il ginepro, il chiodo di garofano, il vino rosso soprattutto buono, dell'aglio, poi dopodiché salvia, rosmarino e alloro. In Veneto, al nord, ci mettono anche un goccino di grappa per arrotondare il tutto. E io in questo caso, ma come molti, metterò un pizzico di concentrato di pomodoro per dargli un po' di forza in più, e dopodiché andremo alla polenta, che vi spiegherò le dosi. Ora vado a separare, e ora comincio a separare la carne da tutto il resto delle verdure. Molto bene, la carne è separata, l'ho messa sopra un foglio di carta di Scottex per assorbire l'umidità, e ora faccio la stessa cosa con le carote. Molto bene, nel frattempo io ho messo su un padellino con un po' di olio Evo, e qui una casseruola con dell'olio Evo, dove qui andrò a rosolare le mie verdure, che appena l'olio è pronto, e qui invece infarinerò i miei pezzi di carne e li vado a rosolare nell'olio. Vado a salare un pochino. Ora aggiungo le verdure. Bene, ha rosolato abbastanza. Ora lo leviamo da qui. Le ho infarinate perché questa crosticina con la farina gli darà la densità e ovviamente un sapore in più. Molto bene, ha rosolato abbastanza, vedete, bello rosolato. Ora ci vado a mettere la mia carne. Vado a bagnare con mezzo decilitro di vino rosso, ovviamente in base alla quantità che ho io. E faccio evaporare bene. Bene, ha rosolato abbastanza. Mi sono dimenticato prima anche mezzo cucchiaino di miele per levare l'acidità. Poi concentrato di pomodoro. Ora vado a mettere dell'acqua bollente, in questo caso, ma potete tranquillamente mettere del brodo. Io qui ne ho preparata mezzo litro, ma non so se servirà tutta, lo vediamo. E ora piano piano deve cuocere. Intanto gli comincio a dare un'ora coperto, e dopodiché lo andiamo. Ovviamente il piccione è un pochino ostico, quindi ha bisogno di cottura. Molto bene, il nostro salmì è pronto, adesso lo andremo a finire. Nel frattempo io mi preparo la polenta. La proporzione della mia polenta, allora io ho fatto 500 ml, mezzo litro di acqua, un po' di sale grosso, ne vanno circa 7 grammi a litro, cioè 15 grammi a litro, scusate. In questo caso ho fatto 100 grammi di farina di mais, perché la voglio morbida, spreco una parola. Allora, se usate la farina bramata, il rapporto è 1 a 4, nel senso che mettete 100 grammi di farina e 400 di acqua.
e deve bollire, deve cuocere per almeno mezz'ora, piano piano, diventa bella soda. Poi dopodiché voi giocate con, a me non piace soda, mi piace più fluida, e quindi ho fatto quell'altra proporzione. Se poi usate la tipo valsugana, quella che cuoce in 5 minuti come questa, le dosi del pacco realizzerà una polenta molto dura. Io difatti ho fatto 500 di acqua e 100 di farina, e come vedete già è bella soda. Non ho fatto la metà della dose, ma quasi. Ora porto a cottura 5 minuti. Eccoci qua, molto bene. Considerate che ha bollito per più di un'ora e mezza. Ora cosa faccio? Non faccio altro che separare i pezzi di carne. Bene, ho separato la carne e ora con molta delicatezza, stando attenti a non fare schizzare, vado a... Eccoci qua, la nostra salsetta è pronta. Molto bene, andiamo ad impiattare. Ora ovviamente la sua salsa, un filo di olio evo, ed ecco qui il mio salmì, in questo caso il piccione. Molto bene, allora ripeto, questa è la ricetta del salmì. Io darò qualsiasi tipo di carne, selvaggina o cacciagione, questo tipo di salsa, questo tipo di cottura è fantastica, accompagnata con la polenta o con qualcos'altro, o col purè, come volete. In ogni caso questo è il vero salmì, almeno nordico, dopodiché ci sono le molteplici varianti. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, invitate anche i vostri amici a guardare le mie ricette, e ci vediamo alla prossima per le prossime autunno-inverno. Ciao!